1929. Spiaggia di Staten Island. Un cadavere viene abbandonato. Lo hanno accoltellato più volte ed ha la gola squarciata. Ma quell'uomo, creduto morto, incredibilmente sopravvive e da quel giorno viene soprannominato il fortunato Lucky. Diventerà il boss più importante di tutti i tempi. Il suo vero nome era Salvatore Lucania. Nato a Lercara Friddi, un paese in provincia di Palermo. Emigrò con la famiglia negli Stati Uniti, trasferendosi a New York nel 1905. Fu qui che Lucania incontrò il giovanissimo ebreo Meyer Lansky, con il quale fondò una banda dedicata al bullismo dei compagni di classe e all'estorsione di un penny ogni giorno come protezione. Venne condannato a 6 mesi di riformatorio quando aveva 18 anni per possesso di eroina e morfina, di cui era consumatore e spacciatore. Appena rilasciato, si unì alla banda criminale dei Five Point Gang, sotto la guida del gangster Johnny Torrio. All'interno della banda conobbe Frank Costello ed Al Capone. Inoltre Luciano aveva iniziato ad occuparsi dello sfruttamento della prostituzione e del gioco d'azzardo insieme a Joe Adonis. Nell'ambiente della prostituzione in particolare, Luciano iniziò ad essere conosciuto con il nomignolo di Infame, affibbiatogli dalle ragazze da lui sedotte ed avviate alla prostituzione dopo averle rese dipendenti dall'eroina. Luciano venne assoldato dal mafioso siciliano Giuseppe Masseria, detto Joe the Boss, esponente di punta della Mano Nera. Il reclutamento avvenne nonostante Luciano fosse considerato un disonorato dagli altri mafiosi siciliani perché implicato nello sfruttamento della prostituzione, attività considerata da loro disonorevole. Poi, tra il 1930 ed il 1931, inizia la guerra cosiddetta castellamarese. Tra il suo boss, Joe Masseria, e Salvatore Maranzano, capo della fazione opposta. La guerra era per Luciano una iattura, perché danneggiava il regolare svolgimento degli affari. E così arriviamo al 15 aprile 1931 al ristorante Scarpatos a Coney Island. Masseria pranza insieme a Luciano, il quale si alzò per andare al gabinetto, pochi istanti prima che una squadra di killer formata da Bugsy Siegel, Joe Adonis ed Albert Anastasia entrasse ed uccidesse Masseria. Tolto di mezzo il suo capo, Luciano cercò la pace con Maranzano, il quale si fece eleggere capo dei capi dagli altri boss e passò le attività criminali del defunto Masseria a Luciano come premio. Poco tempo dopo, però, Maranzano pianificò l'assassinio dello stesso Luciano. Sono passati soltanto 5 mesi dall'uccisione di Masseria, quando, il 10 settembre, Maranzano convocò Vito Genovese e Lucky Luciano nel suo ufficio a Park Avenue, ma al loro posto si presentarono 4 killer ebrei, travestiti da agenti del fisco, i quali pugnalarono Maranzano e lo finirono a colpi di pistola. Dopo la morte di Maranzano, Luciano ordinò lo sterminio di circa 90 mafiosi siciliani, da un capo all'altro, degli Stati Uniti. Luciano
divenne il principale boss della criminalità organizzata degli Stati Uniti, ma rifiutò il titolo di capo dei capi, che abolì. Al suo posto creò un apposito organismo, denominato Commissione, il cui compito era quello di governare gli affari della Cosa Nostra. All'apice del potere, Luciano viveva in una suite di lusso al Waldorf Astoria Hotel, registrato col falso nome di Frank Ross, ed amava indossare abiti costosi ed eleganti. Frequentava i nightclub più esclusivi in compagnia di belle donne ed era amico di Frank Sinatra. Venne però arrestato il 1 aprile del 1936 per sfruttamento della prostituzione e condannato a 30 anni di carcere. Anche dalla prigione, Luciano continuò a gestire la sua famiglia attraverso Vito Genovese. Nel 1943 offrì il suo supporto agli Stati Uniti per uno sbarco indolore in Sicilia, tramite il suo avvocato Allen Dulles, che sarebbe poi diventato il capo della CIA. Terminata la guerra, nel 1946, Thomas E. Dewey, diventato governatore dello stato di New York, graziò Luciano per i servigi resi alla Marina, a condizione che lasciasse gli Stati Uniti per stabilirsi in Italia. E così, il 27 febbraio di quell'anno, Luciano sbarcò a Napoli. Soggiornò a Palermo presso il Grand Hotel des Palmes, dove molti membri del separatismo siciliano e boss mafiosi gli rendevano visita. Un anno dopo, nel 1947, fu costretto a tornare a La Habana per realizzare la più grande riunione mafiosa di tutti i tempi, l'Havana Conference, in cui si stabilì la gestione del traffico di droga e in cui riuscì a respingere l'attacco alla sua leadership portato da Vito Genovese, facendosi proclamare questa volta capo dei capi. Tornato in Italia, continuò i suoi traffici pur in un lento declino. Nel 1962 fu contattato da un produttore cinematografico interessato a girare un film sulla sua vita. Si diedero un appuntamento all'aeroporto di Capodichino, a Napoli, il 26 gennaio del 62, ma lì ebbe un infarto e morì a 64 anni. Molti pensarono subito ad un omicidio. Questa volta Lucky era morto davvero.